Aleister Crowley è una delle figure più enigmatiche, controverse e fraintese del Novecento. Definito da alcuni come un visionario e da altri come un pericoloso mistificatore, è passato alla storia con soprannomi come la Grande Bestia 666 e l'uomo più malvagio del mondo. Questi epiteti, però, non bastano a spiegare la complessità di un personaggio che fu al tempo stesso poeta, alpinista, occultista, filosofo, scrittore e fondatore di una nuova corrente spirituale, la Thelema. Nato in Inghilterra nel 1875 in una famiglia cristiana estremamente rigida, Crowley si ribellò fin dalla giovane età a ogni forma di autorità morale, religiosa e sociale. La sua vita fu segnata da un instancabile desiderio di conoscenza, una sete esistenziale che lo portò a esplorare l'occultismo occidentale, le filosofie orientali, la psicologia, la sessualità e le droghe. Ma ciò che lo rese davvero celebre o famigerato fu la sua pretesa di fondare una nuova legge spirituale per l'umanità. Fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Crowley non fu solo un teorico dell'esoterismo, fu un praticante radicale che trasformò se stesso in laboratorio vivente. Attraverso rituali magici, scritti simbolici e esperienze estreme, cercò di rompere ogni vincolo sociale e di raggiungere uno stato superiore di coscienza. Questo approccio, insieme alle sue provocazioni pubbliche, gli valsero l'odio della stampa conservatrice e l'idolatria di una nicchia crescente di seguaci. Questo video ha l'obiettivo di ricostruire in modo organico la figura di Aleister Crowley, approfondendo la sua biografia, il suo pensiero filosofico e magico, le opere letterarie, il contesto storico e culturale e l'eredità che ha lasciato. L'intento non è né celebrativo né accusatorio, ma critico e documentato, per comprendere cosa si cela davvero dietro il mito, l'uomo e la bestia. Aleister Crowley nacque il 12 ottobre 1875 a Royal Leamington Spa, una cittadina termale dell'Inghilterra centrale. Il suo nome di battesimo era Edward Alexander Crowley, figlio di Edward e Emily Crowley. Fu allevato in un ambiente profondamente religioso. I genitori erano membri dei Plymouth Brethren, una comunità cristiana fondamentalista che predicava la salvezza dell'anima tramite la severa osservanza della Bibbia e una rigida moralità. Il padre, ex birraio divenuto predicatore itinerante, influenzò profondamente i primi anni di vita del figlio. Da piccolo Crowley ricevette un'educazione domestica fortemente improntata alla lettura quotidiana della Bibbia, alla disciplina e all'isolamento sociale. Non poteva leggere romanzi, giocare liberamente con altri bambini o esprimersi in modo autonomo. Questo ambiente repressivo generò presto in lui un duplice effetto. Da un lato lo spinse a una precoce interiorizzazione spirituale, dall'altro alimentò una crescente ostilità verso tutto ciò che fosse autorità religiosa o morale imposta dall'esterno. La morte del padre, avvenuta quando Aleister aveva 11 anni, fu l'evento traumatico che segnò la prima grande frattura nella sua formazione. Lo colpì profondamente perché vedeva in lui l'unico membro della famiglia capace di mostrargli affetto. Rimasto solo, con una madre severa e fredda, Aleister cominciò a mostrare un carattere ribelle. Fu proprio la madre a chiamarlo per la prima volta la bestia, un riferimento all'anticristo dell'Apocalisse nel tentativo di insultarlo. Ma lui fece suo quel soprannome con orgoglio. Durante l'adolescenza venne iscritto a collegi cristiani, dove l'educazione si basava sull'umiliazione, sulla punizione corporale e su una disciplina oppressiva. Lungi dal domarlo, questo trattamento contribuì a radicalizzare il suo rifiuto dell'autorità. Aleister sviluppò una visione individualista e provocatoria del mondo, arrivando a considerare la trasgressione un atto sacro e liberatorio. Nel 1895 entrò al Trinity College di Cambridge, uno dei più prestigiosi del Regno Unito.
Formalmente studiava filosofia e letteratura, ma ben presto abbandonò ogni percorso accademico convenzionale. A Cambridge, Alistair visse una vera esplosione intellettuale e sensuale. Pubblicò versi sotto vari pseudonimi come A Gentleman of the University of Cambridge, suscitando scandalo per i contenuti audaci e talvolta blasfemi. Ma fu soprattutto durante un viaggio a Stoccolma nel 1896 che avvenne la svolta mistica. Alistair racconta di aver vissuto una vera e propria esperienza di illuminazione, in cui comprese l'unità tra il proprio essere e il divino. Questo evento segnò l'inizio di un cammino di ricerca che lo portò di lì a poco a entrare in contatto con il mondo dell'occultismo britannico. Cominciò a leggere avidamente testi esoterici come quelli di Eliphas Levi, i Grimori medievali, la Kabbalah, i Vangeli apocrifi, gli scritti tantrici indiani e buddisti. Questa biblioteca eterogenea divenne la base da cui costruì una visione spirituale del tutto personale, sincretica, antinomica, spesso scandalosa, ma sempre orientata alla liberazione del potenziale umano. Questi anni di gioventù sono fondamentali per comprendere la personalità di Crowley. Già allora si delineavano i tratti che l'avrebbero reso celebre: l'anticonformismo feroce, la sete di trascendenza, l'ossessione per la conoscenza proibita e un'intelligenza creativa capace di unire poesia, mistica, filosofia e provocazione. La bestia stava prendendo forma. Dopo i suoi anni al Trinity College di Cambridge, Aleister Crowley decise di abbandonare l'accademia per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e allo studio personale dell'occulto. Era il 1897 e aveva appena compiuto 22 anni. I suoi interessi, ormai ben lontani dalla filosofia convenzionale, si erano diretti verso i territori oscuri della magia cerimoniale, della mistica orientale e delle pratiche esoteriche occidentali. Il primo contatto concreto con l'occultismo organizzato avvenne nel 1898, quando fu iniziato alla Hermetic Order of the Golden Dawn, una delle più influenti società segrete esoteriche dell'epoca. Fondata a Londra da Samuel Liddell MacGregor Mathers, William Wynne Westcott e William Robert Woodman, la Golden Dawn combinava elementi di alchimia, astrologia, cabala, tarocchi, magia rituale ed egittologia. Era un punto d'incontro per intellettuali, artisti e ricercatori spirituali dell'epoca vittoriana. Crowley fu accolto con il nome iniziatico di Frater Perdurabo, che significa persevererò fino alla fine. Fin dai primi gradi del percorso iniziatico dimostrò una straordinaria padronanza dei rituali e una comprensione intuitiva dei simboli. Tuttavia, il suo carattere impetuoso e provocatorio non passava di certo inosservato. Ben presto le tensioni interne all'ordine cominciarono a intensificarsi, in particolare con personalità come William Butler Yeats, il celebre poeta irlandese, che lo considerava troppo instabile e teatrale per il delicato equilibrio dell'ordine. In effetti, Crowley non era fatto per seguire le regole degli altri. Non si accontentava di essere un allievo, voleva reinventare l'intero sistema. Dopo uno scontro aperto con la leadership dell'ordine, decise di proseguire per proprio conto, portando con sé alcuni dei rituali e delle strutture della Golden Dawn, ma reinterpretandoli radicalmente. Tra il 1900 e il 1904 intraprese una serie di viaggi fondamentali per la sua formazione esoterica. Andò in Messico, in India, a Ceylon, l'odierno Sri Lanka, e in Egitto, cercando nei luoghi e nelle tradizioni orientali un contatto più diretto con il sacro. Praticò lo yoga, studiò testi buddisti e apprese tecniche di meditazione e controllo del respiro che poi avrebbe integrato nei suoi insegnamenti magici. A Ceylon si avvicinò anche al misticismo tantrico, intuendo il legame tra energia sessuale e potere spirituale, un tema che avrebbe sviluppato con forza nel decennio successivo. Il momento di svolta tuttavia arrivò nel 1904, durante un soggiorno al Cairo insieme alla sua prima moglie, Rose Edith Kelly. Qui, in un'atmosfera carica di suggestioni esotiche, Rose entrò in una sorta di trance
e cominciò a pronunciare frasi che sembravano provenire da una coscienza non sua. Secondo Crowley, stava canalizzando una forza superiore. Iniziò allora a trascrivere ciò che definì una comunicazione ultraterrena da parte di un'entità chiamata Aiwass. Questo processo durò 3 giorni, dall'8 al 10 aprile 1904, e diede vita a un testo che sarebbe diventato il fulcro della sua filosofia, The Book of the Law. In esso compariva per la prima volta il celebre precetto: «Fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge. L'amore è la legge, amore sotto la volontà». La pubblicazione del Book of the Law segnò una svolta nella vita di Crowley. Da quel momento si considerò il profeta di una nuova religione, Telema, e cominciò a strutturare attorno ad essa un sistema di pensiero e di pratiche. Abbandonò definitivamente i riferimenti cristiani, reinterpretò il satanismo come ribellione al dogma e iniziò a usare con sempre maggior forza immagini provocatorie, spesso tratte dall'Apocalisse, dall'occultismo medievale e dal simbolismo ermetico. Va notato che nonostante l'apparente rottura con la Golden Dawn, Crowley continuò a sviluppare rituali simili a quelli dell'ordine, fondando nel 1907 un proprio gruppo esoterico, l'Argenteum Astrum, l'ordine dell'astro lucente. Il suo obiettivo era quello di guidare l'individuo lungo un percorso iniziatico in grado di portarlo a una conoscenza e conversazione con il proprio Santo Angelo Custode, un concetto centrale nel suo sistema, metafora del sé superiore. Negli anni immediatamente successivi cominciò anche la sua collaborazione e poi fusione con l'Ordo Templi Orientis, un'organizzazione esoterica tedesca che Crowley riformulò per adattarla alla legge di Telema. Dopo aver ricevuto quello che considerava il suo annuncio profetico con la rivelazione del Book of the Law nel 1904, Aleister Crowley intraprese una serie di viaggi e soggiorni che furono decisivi per plasmare la sua visione spirituale, il suo metodo magico e il suo stile di vita. Questi anni furono un vero e proprio pellegrinaggio iniziatico, non tanto alla ricerca di maestri quanto di conferme interiori. Crowley non si considerava più un discepolo, si vedeva ormai come guida, come ponte tra le forze cosmiche e l'umanità. I suoi viaggi furono al tempo stesso geografici, mistici e psicologici. Una delle sue prime mete fu l'India, dove si immerse nello studio delle filosofie vediche, del Raja Yoga e della meditazione. Studiò con alcuni maestri locali, praticò tecniche di concentrazione e respirazione e cominciò a integrare elementi di spiritualità orientale nel suo pensiero esoterico. In particolare il concetto di unione con il divino, il Samadhi, gli sembrava molto vicino al suo obiettivo occidentale di unione con il Santo Angelo Custode. A Ceylon, oggi Sri Lanka, entrò in contatto con il buddismo Theravada, praticando lunghe sessioni di meditazione silenziosa e riflessione interiore. In questo periodo tenne anche un diario spirituale dettagliato, in cui registrava i propri stati mentali, i successi e gli ostacoli nella disciplina meditativa. Per Crowley, queste pratiche non erano separate dalla magia. Erano strumenti utili per raffinare la volontà, dominare l'ego e accedere a stati di coscienza superiori. Una delle esperienze più iconiche e discusse della sua vita fu la fondazione dell'abbazia di Telema a Cefalù, in Sicilia, nel 1920. Crowley scelse questa località remota per fondare una sorta di comunità spirituale, dove poter praticare senza censure i rituali magici, lo studio esoterico, la meditazione e la magia sessuale, una delle componenti più controverse del suo sistema. L'abbazia non era un monastero nel senso tradizionale, ma piuttosto un esperimento sociale incentrato sulla libertà assoluta, sull'autodisciplina e sulla scoperta della propria vera volontà. I partecipanti, pochi e selezionati, vivevano secondo un codice preciso e partecipavano a rituali quotidiani, esperienze psicotrope e momenti di isolamento mistico. Tuttavia, la stampa scandalistica inglese e italiana non tardò a interessarsene.
Voci di orge, sacrifici rituali, consumo di droghe e degrado morale portarono le autorità fasciste a espellere Crowley dall'Italia nel 1923, ponendo fine all'esperimento. L'abbazia cadde in rovina, ma nel mito popolare divenne uno dei luoghi più leggendari legati alla sua figura. A partire dal 1904, Aleister Crowley cominciò a costruire intorno alla frase «fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge» una vera e propria filosofia spirituale. Telema, che dal greco significa volontà. Questo principio, trasmesso secondo lui dalla divinità Aiwass nel Book of the Law, non andava letto come un invito all'anarchia o all'egoismo sfrenato, ma come un richiamo alla scoperta e a realizzazione della vera volontà interiore. Crowley distingueva infatti tra desiderio, le pulsioni dell'io inferiore, mutevoli e confusi, e volontà, una forza profonda, divina, che dà senso alla propria esistenza. Fai ciò che vuoi significava dunque scopri perché sei nato e segui senza compromessi quella traiettoria esistenziale. La seconda parte della frase, l'amore è legge, amore sotto la volontà, spesso meno citata, completa il quadro. La volontà non è capriccio, ma un atto d'amore. L'amore di cui parla Crowley è agape, amore divino e impersonale, ma guidato dalla vera volontà. Un'azione può anche essere spietata o drastica, ma se è allineata alla propria funzione spirituale, è considerata amorevole nel senso telemico. Un altro concetto chiave della filosofia di Crowley è l'immagine dell'individuo come stella, ognuna con la propria orbita nel cosmo. Ogni uomo e ogni donna è una stella. La libertà e la missione di ciascuno sono sacre e la società ideale è quella in cui ciascuna stella può muoversi liberamente, senza scontrarsi con le altre. Questo immaginario astrale, mutuato in parte dalla Kabbalah e dall'astrologia, diventò centrale nella visione telemica del mondo. Crowley non voleva fondare una religione in senso dogmatico. Telema non ha dogmi fissi né un clero rigido, anche se esistono rituali, gradi e liturgie. È piuttosto un sistema iniziatico dove ogni individuo è responsabile del proprio percorso. In questo senso, la legge di Telema è un'etica, una filosofia pratica, una mistica esperienziale e una scienza spirituale allo stesso tempo. Aleister Crowley fu tra i primi a rivalutare la parola magia in chiave moderna e filosofica. Per distinguere il suo concetto da quello delle illusioni da circo o dell'occultismo da salotto, adottò la grafia arcaica magic, con una K finale, simbolo della lettera K greca legata al potere, alla forza e alla vera azione. Ma cosa intendeva Crowley con magic? In una definizione ormai celebre scrisse: la magic è la scienza e l'arte di causare cambiamenti in conformità con la volontà. Una definizione semplice ma rivoluzionaria. Per Crowley ogni atto intenzionale, anche il più quotidiano, è un atto magico. La magia non è soltanto evocazione di spiriti o stregoneria, è volontà messa in azione, è trasformazione della realtà tramite la coscienza. Un rituale magico, secondo Crowley, era una composizione artistica e spirituale. Doveva includere un'intenzione precisa, cioè l'obiettivo del rituale, un linguaggio simbolico, coerente per mezzo di colori, sigilli, abiti, incensi, l'uso del corpo come strumento sacro, gesti, invocazioni, mantra, la consapevolezza totale dell'officiante. I rituali spesso seguivano la struttura delle antiche cerimonie templari o egizie, ma rielaborati in chiave personale e telemica. I testi erano complessi, a volte criptici, ma carichi di potenza evocativa. Tra i rituali più noti elaborati da Crowley ci sono il rituale del pentagramma, usato per la purificazione e la protezione, ancora oggi praticato in varie tradizioni esoteriche. Il Liber Resh, una serie di adorazioni al sole da eseguire in 4 momenti della giornata. Il Liber Samek,
un lungo rituale per invocare il proprio santo angelo custode. Molti di questi rituali erano accompagnati da diagrammi, formule in ebraico, latino, greco e parole enochiane, la lingua angelica ideata da John Dee, a conferma della sua erudizione simbolica. Uno dei meriti di Crowley fu quello di proporre la magia non come superstizione, ma come disciplina sperimentale. Ogni rituale doveva essere annotato in un diario, ogni effetto verificato e misurato, ogni fallimento analizzato. In questo la sua magia si avvicinava più alla psicologia o alla ricerca spirituale che alla stregoneria medievale. In effetti alcuni dei suoi principi anticiparono temi poi esplorati dalla psicologia junghiana e dalla psichedelia degli anni 60. Il valore degli archetipi, il simbolismo onirico, la potenza trasformativa dei riti. Alla base di tutto, però, restava l'idea che la magic fosse un atto di emancipazione. Non serviva a controllare gli altri o ottenere ricchezze come nel cliché delle magie nere, ma a rendere l'individuo libero, consapevole, autonomo. Una persona che pratica la magic, per Crowley, era qualcuno che aveva rotto le catene del dogma, della paura, della morale imposta. La magic era, in definitiva, la via regale per diventare ciò che si è destinati a essere. Sebbene Aleister Crowley venga spesso dipinto come un sovversivo isolato, il suo pensiero è in realtà il frutto di un'immensa sintesi culturale. Nella sua visione esoterica convivono elementi tratti da religioni antiche e moderne, da sistemi mistici e filosofici orientali e occidentali. Più che inventare ex novo, Crowley rimescolò e reinterpretò con originalità un vasto patrimonio spirituale. Gli anni trascorsi in Asia lasciarono in lui un'impronta profonda. Dallo yoga indiano apprese tecniche di concentrazione, respirazione e meditazione, che integrò nei suoi esercizi magici. Dalla filosofia vedantica prese l'idea di un sé superiore eterno e immanente, non dissimile dal concetto di vera volontà. Nel tantrismo Crowley trovò un potente modello di sacralizzazione della sessualità. I rituali sessuali non erano atti profani, ma momenti di unione cosmica, capaci di trascendere l'io e fondere materia e spirito. Questo influenzò profondamente la sua magic sessuale, poi formalizzata anche nei gradi più alti dell'Ordo Templi Orientis. Il buddismo, specialmente quello Theravada, lo colpì per la disciplina mentale e l'attenzione all'illusorietà dell'ego. Tuttavia criticò il buddismo come negativo, troppo orientato alla rinuncia, mentre lui cercava una via più affermativa e solare. Nonostante il suo astio verso il cristianesimo ortodosso, Crowley mantenne un forte legame con le tradizioni gnostiche ed eretiche. Ammirava figure come i Catari, i Templari e gli gnostici antichi che predicavano una conoscenza segreta per liberare l'anima dalla prigione del mondo materiale. Ribaltava il simbolismo cristiano. Non adorava Satana nel senso letterale, ma lo vedeva come simbolo di libertà, luce e ribellione contro il dio tiranno del Vecchio Testamento. In questo senso, il suo uso provocatorio del 666 e del titolo Grande Bestia va inteso più come rottura simbolica che come culto satanico. Tra i filosofi moderni, Friedrich Nietzsche fu forse quello più affine a Crowley. L'idea del superuomo, capace di creare i propri valori e vivere al di là del bene e del male, risuonava con la legge di Telema. Anche la nozione di volontà di potenza fu rielaborata da Crowley in senso spirituale e iniziatico. Similmente, William Blake, poeta e mistico inglese, esercitò una grande influenza con la sua visione cosmica, i suoi archetipi e il suo linguaggio simbolico. Crowley lo considerava un profeta, un artista capace di tradurre l'invisibile in immagine. Crowley non si fece mai bloccare da barriere culturali o religiose, prese ciò che gli serviva da ogni tradizione senza preoccuparsi dell'ortodossia o delle accuse di blasfemia. Questa libertà radicale è ciò che ha reso il suo sistema allo stesso tempo affascinante e difficile da catalogare. Per alcuni fu un geniale sincretista che cercò un linguaggio universale del sacro, per altri un ciarlatano che mescolava religioni per creare una religione a sua misura.
ma nessuno può negare che dietro alla sua opera ci fosse una mente colta, sistematica, immersa nella storia della spiritualità umana. Aleister Crowley fu un prodigioso scrittore. Oltre a essere un occultista e un praticante spirituale, fu autore di decine di volumi, tra trattati di magia, romanzi, poesie, diari, testi rituali e articoli. Per lui la scrittura non era solo un mezzo per comunicare, ma una forma di magia in sé. Ogni parola, ogni simbolo aveva un potere operativo. La sua prosa è spesso densa, piena di giochi linguistici, riferimenti esoterici e un'ironia tagliente. Chiunque si avvicini ai suoi testi si accorge subito che non sono facili da leggere. Richiedono attenzione, spirito critico e spesso una conoscenza preliminare delle discipline esoteriche. Ma proprio in questa complessità risiede la loro forza. The Book of the Law, del 1904, è il testo fondativo della filosofia di Telema, ricevuto, secondo Crowley, attraverso una comunicazione con un'entità chiamata Aiwass. Si presenta come un testo in 3 capitoli, ognuno attribuito a una divinità telemica, Nuit, Adit e Ra-Hor-Khuit. Lo stile è poetico e oracolare, pieno di ambiguità interpretative. È qui che compaiono i motti «Fai ciò che vuoi sarà tutta la legge» e «L'amore è la legge, amore sotto la volontà». Il libro è stato commentato più volte da Crowley stesso, ma non ha mai dato un'interpretazione definitiva, lasciando al lettore il compito di scoprirne il senso. Magic in Theory and Practice, parte del Book 4, è considerato il testo più sistematico e didattico di Crowley. Questo libro è una vera guida alla pratica magica secondo Telema. L'autore vi illustra strumenti, rituali, tecniche e principi per l'iniziato. È una lettura obbligata per chiunque voglia comprendere la sua visione della Magic come percorso spirituale, artistico e scientifico. Contiene sezioni sul rituale del pentagramma, la consacrazione degli strumenti magici, l'invocazione del santo angelo custode e il ruolo del sesso e della volontà nei rituali. The Vision and the Voice si tratta del resoconto di una serie di visioni mistiche ottenute da Crowley nel deserto algerino nel 1909, attraverso l'uso del sistema magico enochiano creato da John Dee e Edward Kelly. Ogni visione è legata a uno dei 30 Ethers, o piani di esistenza, e il testo mescola narrativa visionaria, simbolismo esoterico e commenti personali. È considerato uno dei suoi scritti più profondi. Diary of a Drug Fiend del 1922 è un romanzo semi-autobiografico che affronta in chiave narrativa il tema della dipendenza da droga, in particolare eroina e cocaina, mescolandolo con elementi spirituali. Nonostante il titolo sensazionalistico, il messaggio del libro è l'antidipendenza. La salvezza del protagonista avviene proprio attraverso la riscoperta della vera volontà, in perfetta coerenza con la filosofia telemica. The Equinox è una raccolta periodica che Crowley definì il Sole dei Maghi, in cui pubblicò saggi, rituali, poesie, recensioni e materiali dottrinari. Le prime 10 edizioni costituiscono una miniera d'oro per comprendere la sua visione del mondo e dell'occulto. Il linguaggio di Crowley è volutamente complesso, talvolta oscuro, ma dietro questo stile esoterico si nasconde un intento preciso. La parola deve scuotere, evocare, trasformare. I suoi testi non sono fatti per essere solo letti, ma per essere vissuti come esperienze, rituali, chiavi di accesso a stati superiori di consapevolezza. Con le sue opere Aleister Crowley ha lasciato un patrimonio letterario e iniziatico unico nel suo genere, che ancora oggi ispira e divide, affascina e respinge. È possibile non essere d'accordo con lui su quasi tutto, ma è difficile ignorare la forza visionaria della sua scrittura. Aleister Crowley fu uno dei protagonisti del grande revival esoterico che attraversò l'Europa tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Ma a differenza di molti suoi contemporanei che tendevano a preservare la tradizione, Crowley volle trasformarla dall'interno, rompendo gerarchie, dogmi e liturgie cristallizzate.
Il suo passaggio nelle grandi scuole dell'occultismo moderno segnò ogni volta un prima e un dopo. Il primo contatto importante avvenne nel 1898, quando Crowley fu iniziato alla Hermetic Order of the Golden Dawn all'età di 23 anni. L'ordine, fondato pochi anni prima a Londra, combinava alchimia, cabala, astrologia, tarocchi e magia cerimoniale. Tra i suoi membri più noti figuravano il poeta W.B. Yeats, la veggente Florence Farr e l'occultista Samuel Mathers. Crowley entrò con entusiasmo e fece rapidamente carriera nei primi gradi. Tuttavia il suo carattere irriverente e la sua indipendenza intellettuale crearono ben presto forti tensioni interne. I membri più conservatori, in particolare Yeats, lo trovavano scomodo e il conflitto culminò in una vera e propria guerra magica. Mathers lo appoggiò, ma la sede londinese lo espulse nel 1900. Per Crowley quell'espulsione fu un'occasione. Portò con sé i rituali della Golden Dawn e iniziò a modificarli, semplificarli e soprattutto a reinterpretarli secondo la legge di Telema. Nel 1907 fondò l'Astrum Argentum, un ordine esoterico completamente nuovo, ma ispirato alla struttura della Golden Dawn. L'obiettivo era guidare gli iniziati verso la realizzazione del proprio sé più alto attraverso lo studio, la pratica rituale e un percorso individuale di ascesa spirituale. Ogni membro era seguito da un istruttore personale e il progresso non era misurato in anni o status, ma in esperienza interiore e padronanza pratica. Il motto era: ogni uomo e ogni donna è una stella. Ogni individuo doveva seguire la propria orbita cosmica senza essere ostacolato. L'Astrum Argentum non era un'organizzazione di massa, non aveva sedi fisiche fisse né pubblicità. Operava tramite corrispondenza iniziatica, con manuali, prove e meditazioni che ciascuno svolgeva a casa propria. Era in un certo senso una scuola magico-spirituale decentralizzata, molto avanti per i tempi. Nel 1910 Crowley entrò in contatto con l'Ordo Templi Orientis, un ordine esoterico nato in Germania che fondeva massoneria, magia, cabala e misticismo tantrico. Inizialmente quest'ordine si presentava come una variante mistica della massoneria, ma ben presto i fondatori notarono che Crowley aveva sviluppato da solo rituali molto simili ai loro. Questo portò ad un'alleanza. Nel 1912 Crowley venne riconosciuto come capo della branca britannica dell'ordine e iniziò una profonda riforma. Nel giro di pochi anni ristrutturò l'Ordo Templi Orientis secondo i principi di Telema, integrando i suoi testi, i suoi rituali e la sua visione spirituale nei gradi iniziatici dell'organizzazione. Nel 1925 ne divenne leader mondiale e l'Ordo Templi Orientis divenne il principale veicolo della magia telemica nel mondo. A differenza dell'Astrum Argentum, l'Ordo Templi Orientis prevedeva rituali collettivi, cerimonie pubbliche e una gerarchia più strutturata, simile a quella massonica. Uno dei rituali centrali fu la Messa Gnostica, scritta da Crowley nel 1913, una parodia e al tempo stesso una reinvenzione della liturgia cristiana, centrata sulla divinità interiore, sul culto della libertà e sulla sacralità del corpo. In definitiva, Crowley non fu solo un iniziato, ma un costruttore di sistemi. Prese rituali arcaici, simboli antichi, dottrine frammentarie e li fece confluire in un nuovo paradigma, dinamico, individualista, trasgressivo, ma profondamente spirituale. Fu odiato dai conservatori, amato dai rivoluzionari, imitato dai suoi eredi, ma mai ignorato. Oggi chi pratica magia moderna o spiritualità alternativa, anche senza saperlo, sta toccando un'eredità che passa da lui. Aleister Crowley è stato definito da un quotidiano britannico del suo tempo come l'uomo più malvagio del mondo. Questo epiteto, tanto teatrale quanto efficace dal punto di vista mediatico, contribuì a fissare nella memoria collettiva l'immagine di un individuo corrotto, pericoloso, quasi diabolico. Ma quanto di questo ritratto corrisponde alla realtà e quanto è frutto di pregiudizi, moralismi o equivoci?
Crowley fece ampio uso di sostanze psicoattive durante tutta la sua vita. Hashish, mescalina, etere, cocaina, morfina e in particolare eroina furono tutte presenti nella sua sperimentazione spirituale. Va però chiarito che nel contesto storico in cui visse, molte di queste sostanze non erano illegali e venivano utilizzate anche in ambito medico. Nel suo celebre romanzo Diary of a Drug Fiend, Crowley racconta l'ascesa e la caduta di una coppia travolta dalla dipendenza da eroina. Il finale del libro, però, non glorifica la droga. I protagonisti trovano salvezza solo quando imparano a dominare le loro pulsioni attraverso la scoperta della vera volontà. È un'opera che può essere letta sia come critica alla dipendenza che come esplorazione del rapporto tra sostanza e coscienza. Crowley non negò mai i rischi legati alle droghe, ma le considerava strumenti. Per lui, come per molti mistici antichi e moderni, alterare lo stato ordinario di percezione era un modo per indagare le dimensioni più profonde della mente e della realtà. Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita divenne dipendente dall'eroina, che usava per curare l'asma, una spirale discendente che ne compromise in parte la lucidità. Crowley fu apertamente bisessuale in un'epoca in cui l'omosessualità era ancora considerata un crimine nel Regno Unito. Le sue relazioni, spesso intense e instabili, coinvolgevano sia donne che uomini e molte furono anche di natura rituale. La sua teoria della magic sessuale prevedeva l'uso dell'energia erotica per scopi spirituali. Va notato però che nei suoi scritti la sessualità non è mai gratuita. Non si tratta di edonismo fine a se stesso, ma di magia operativa. Crowley scriveva ad esempio che la lussuria non è peccato se è sotto la volontà. Ancora una volta la chiave è la padronanza di sé. Forse la più duratura delle accuse mosse a Crowley è quella di essere un satanista. E in effetti, molte delle sue scelte sembrano assecondare questo stereotipo. Si faceva chiamare la grande bestia 666. Scriveva frasi come «Io sono l'anticristo», usava simboli legati all'Apocalisse e sfidava apertamente le chiese cristiane. Ma un'analisi più attenta mostra che Crowley non era un satanista nel senso tradizionale. Non adorava il diavolo come entità maligna, né partecipava a messe nere nel senso folcloristico del termine. Anzi, considerava Satana un simbolo mal compreso, trasformato dal cristianesimo in capro espiatorio. Per lui la figura del diavolo rappresentava il principio della libertà, della conoscenza e della ribellione alla tirannia spirituale. Quando Crowley si definiva la bestia, lo faceva in parte per provocazione, in parte per dichiarare la rottura con la morale cristiana e in parte come simbolo dell'uomo che ha integrato in sé gli opposti, luce e ombra, spirito e carne. Crowley pagò cara la sua anticonformista esposizione. Fu ostracizzato, accusato, diffamato dai giornali inglesi e da parte della comunità esoterica stessa. I suoi viaggi vennero spesso ostacolati, i suoi scritti censurati. La sua reputazione fu costruita tanto dalle sue azioni quanto dalla necessità della società vittoriana di avere un mostro su cui proiettare le proprie paure. Ma forse è proprio questo il cuore della sua lezione. Non si può essere veramente liberi senza essere fraintesi. La sua vita, piena di eccessi, cadute e risalite, è il racconto di un uomo che ha vissuto senza compromessi, alla ricerca di un significato più alto, anche a costo di diventare simbolo di ciò che il mondo temeva di più. Dopo una vita vissuta al limite tra genio e scandalo, spiritualità e autodistruzione, Aleister Crowley si spense il 1 dicembre 1947 all'età di 72 anni, in una pensione di Hastings, nel sud dell'Inghilterra. Soffriva da tempo di asma cronica e dipendenza da eroina, sostanza che, paradossalmente, gli era stata prescritta come rimedio respiratorio. I suoi ultimi anni furono segnati da problemi economici, emarginazione e un progressivo declino fisico, ma anche da un'attività intellettuale instancabile. Fino alla fine continuò a scrivere, revisionare testi, istruire discepoli e tenere corrispondenza con i suoi seguaci. La sua morte passò quasi inosservata sulla stampa ufficiale. Nessun necrologio importante, nessun omaggio istituzionale,
Solo piccoli articoli su giornali locali, spesso intrisi di sarcasmo o diffidenza. Come se anche da morto Crowley restasse una figura scomoda. Eppure la sua influenza non si spense affatto. Cominciò a crescere, lenta e inesorabile, proprio a partire dalla sua scomparsa. Secondo la leggenda, al funerale vennero letti brani tratti dal Book of the Law ed altri testi telemici. Questo causò uno scandalo mediatico, tanto che il rito fu definito dalla stampa una messa nera, sebbene non vi fosse nulla di satanico nel contenuto, ma solo elementi rituali tipici della filosofia telemica. La cerimonia si svolse in forma privata, ma lasciò un segno. Per molti fu l'ultimo atto provocatorio di un uomo che aveva vissuto cercando di scuotere ogni convenzione. Per i suoi discepoli fu l'inizio della canonizzazione laica di Crowley come profeta di un nuovo modo di intendere la spiritualità. Dopo la sua morte, Crowley cominciò lentamente a essere riscoperto. Negli anni 50 e 60 i suoi testi circolavano ancora in ambienti esoterici d'élite, ma fu negli anni 70 che la sua figura esplose nella cultura popolare e nella controcultura. Artisti, musicisti e scrittori cominciarono a citarlo, imitarlo, reinterpretarlo. I Beatles lo inserirono sulla copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, acquistò Boleskine House, la villa di Crowley sul lago di Loch Ness. David Bowie, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e molti altri lo citarono nei testi o ne ripresero l'estetica. Negli ultimi decenni la figura di Crowley ha suscitato anche interesse accademico. Storici delle religioni, filosofi, psicologi e antropologi lo studiano come esempio di figura liminale, capace di fondere misticismo, arte e ideologia in un unicum irriducibile. Oggi le università anglosassoni ospitano convegni e pubblicano saggi su Telema, sulla sua rilettura della Kabbalah, sulle sue tecniche yoga o sulla poetica dei suoi rituali. Non è più solo un mostro sacro, ma un oggetto di studio serio. Al di là delle mode e delle provocazioni, il lascito più profondo di Aleister Crowley sta forse nell'aver spostato la spiritualità dal dogma alla responsabilità personale. Nella sua visione non esistono profeti infallibili né verità rivelate da accettare passivamente. Esiste la vera volontà di ciascuno di scoprire, affinare, vivere e il diritto e dovere di seguire il proprio cammino anche quando è difficile, solitario o incompreso. Crowley ha anticipato molte delle tensioni spirituali del mondo moderno, il bisogno di libertà, la crisi delle religioni tradizionali, il ritorno alla ritualità, la sacralità del corpo, l'incontro tra Oriente e Occidente, il confine sottile tra luce e ombra. In vita fu deriso, attaccato, censurato, ma a distanza di decenni la sua opera continua a interrogare, inquietare e ispirare. Parlare di Aleister Crowley significa affrontare una figura complessa, spigolosa, spesso provocatoria, ma anche straordinariamente coerente nella sua visione. In un mondo dominato da dogmi religiosi, norme morali rigide e sistemi sociali repressivi, Crowley scelse di fare ciò che pochissimi hanno avuto il coraggio di tentare: seguire la propria verità fino alle estreme conseguenze. Dalla sua infanzia in una famiglia puritana al suo rifiuto della religione tradizionale, dalle visioni mistiche del Book of the Law alla fondazione di nuovi ordini iniziatici, dalla sperimentazione con droghe e sessualità rituale alla scrittura di alcuni dei testi esoterici più influenti del Novecento, la vita di Crowley è stata un'opera in sé. Un progetto magico, artistico e spirituale teso alla trasformazione dell'individuo. Crowley ha attraversato e spesso scardinato ogni categoria. Fu occultista, filosofo, poeta, alpinista, sperimentatore, dissoluto, idealista, manipolatore e maestro. I suoi detrattori lo vedono come un ciarlatano egocentrico, una figura pericolosa. I suoi estimatori lo considerano un profeta della libertà individuale e della nuova spiritualità. La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo. Quello che è certo è che il suo impatto è stato reale e duraturo. La sua influenza si è riversata nella magia moderna, nella cultura alternativa, nella psicologia del profondo, nelle arti visive e nella musica.
La sua visione della spiritualità come percorso personale e dinamico, esperienziale e oggi più attuale che mai, in un'epoca in cui sempre più persone cercano alternative ai modelli religiosi e materiali dominanti. Crowley non offriva risposte semplici, offriva una via. Difficile, faticosa, ma autentica. La via della vera volontà, della responsabilità spirituale, dell'integrazione tra luce e ombra. Il suo insegnamento, nel bene e nel male, è un invito a guardare dentro se stessi con coraggio e a vivere non secondo ciò che ci è stato imposto, ma secondo ciò che siamo chiamati a essere. Che lo si ami o lo si detesti, Aleister Crowley resta una figura imprescindibile per chiunque voglia comprendere il volto nascosto ma potentissimo della spiritualità moderna.